tasso è al posto giusto, perché ricordate che questo tasso è fondamentale, perché dietro al tasso, da lì si vedrebbe la presa della corrente ed è brutta. Parliamo di FX, una sigla che potrebbe sembrarvi familiare se pensate anche soltanto al nome di questo format, ovvero EasyVFX, il format in cui vado a spiegare tutti i lavori digitali in parole semplicissime. E se VFX sta per effetti visivi, se noi togliamo la V, quindi togliamo la parola visivi, rimane effetti. A partire dalle fiamme ai fulmini, dalla sabbia all'acqua, questi sono gli effetti, anzi FX, che sono realizzati dagli FX artist, ovvero gli artisti degli effetti. Quindi coloro che creano gli effetti visivi. Ma cosa sono gli FX nello specifico? Beh, lo scoprirete oggi nel quarto episodio di EasyVFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna. Quindi scusate se mi ripeto, ma cosa sono gli FX? Ciao a tutti, ciao Taxo, io sono Virginia Cantaro, sono una freelance FX artist per film e serie TV. Taxo mi ha chiesto di spiegarvi che cosa sono gli FX. Dunque, gli FX sono delle riproduzioni al computer di fenomeni naturali o astratti o anche magici. Dunque, l'FX artist è colui che si occupa di riprodurre, ad esempio, il fumo che esce fuori da un camino, un palazzo che esplode e si frantuma in 1000 pezzi, ma anche le particelle che escono fuori dalla bacchetta di un mago. Come funziona? Innanzitutto l'FX artist utilizza dei software 3D piuttosto sofisticati, come ad esempio Houdini, che si avvalgono delle leggi della fisica. Questo non vuol dire che noi dobbiamo essere fisici o matematici, ma utilizzare competenze artistiche e tecniche per riprodurre appunto questi fenomeni. La prima cosa che faremo sarà guardare dei video di riferimento, delle reference, per capire come si comportano le particelle, i fumi e quant'altro. Facciamo un esempio pratico: vogliamo aggiungere la pioggia alla scena di un film. Quello che faremo sarà creare un piano 3D nel nostro software e posizionarlo possibilmente in alto, al di fuori dell'inquadratura, e questo sarà il nostro oggetto emettitore, quindi quell'oggetto dal quale escono le particelle. A questo punto dovremo aggiungere una forza di gravità per far cadere le particelle giù, e poi possiamo aggiungere ad esempio un vento per dare una direzionalità. Sicuramente dopo toccherà aggiungere un colisore, ovvero un oggetto, ad esempio il terreno, con il quale le particelle interagiscono, collidono, quindi quando le tocca avranno un nuovo comportamento, ad esempio un rimbalzo. Questo è solo uno degli esempi di FX che si può fare. Altre cose possono essere ad esempio il sangue che esce fuori da una ferita, oppure il cioccolato che cola su un gelato. Poi ci sono anche tipi di FX molto specifici, come ad esempio quelli che in alcuni studi se ne occupa sempre l'FX artist, in altri il character FX artist, ovvero un FX artist che è proprio specializzato in FX legati ai personaggi. Ad esempio abbiamo un personaggio animato e questo personaggio ha dei vestiti. Questi vestiti non li animeremo a mano, ma appunto creeremo una dinamica di questi tessuti, una dinamica di tessuti morbidi. Un altro esempio un po' particolare può essere la saliva di un drago. Il drago, quando apre la bocca, avrà dei filamenti di saliva che vanno da un dente all'altro e che magari si potrebbero spezzare nel momento in cui il drago apre notevolmente la bocca. Spero di aver fatto un po' di chiarezza in questo mestiere un po' particolare, e grazie Taxo e ciao a tutti. Ringrazio l'intervento di Virginia e andiamo avanti. Ecco, le persone che fanno questi effetti in digitale sono gli FX artist e non si limitano alle fiamme o esplosioni come molti pensano, ma acqua, oceano, slime, vento, terra, fumo, elettricità, magia. Si può decidere se essere un FX artist generico oppure se specializzarsi in un solo tipo di effetto. Oggi li vedremo tutti. Simulazioni. In che senso simulazioni? Simulazioni di che cosa? Poniamo il fatto di dover creare un flusso d'acqua astratto. Come si simula questa cosa? Innanzitutto, simulazione si chiama così perché andremo a simulare la fisica reale, quindi con gravità e tutto il resto. Vi semplificherò di gran lunga la teoria, ma potete immaginare che è molto più complesso di come ve lo andrò a spiegare. Come si fa questo flusso d'acqua? Partiamo con il creare una fonte, per esempio una sfera, e da lì si andrà a dire che da quella sfera partiranno tutte le particelle d'acqua. Poi, per il flusso, si disegna una linea e gli si dice che tutte le particelle d'acqua dovranno seguire quella linea. Pyro. Pyro sono tutte le simulazioni inerenti alle fiamme. Infatti,
pyro, dall'inglese pyro, ovvero di fuoco. Partiamo dal fatto che non tutti i fuochi sono uguali. Dipende da cosa sta prendendo fuoco, dalla dimensione della cosa che sta prendendo fuoco, dai materiali della cosa che sta prendendo fuoco. Oltre a tutti i fattori esterni, che ne so, se è in una grotta, se è in un tipo di atmosfera con meno ossigeno, se è in tempesta e un sacco di altre cose. Il Pyro Artist è specializzato nel simulare digitalmente fiamme, fumo ed esplosioni e deve prestare attenzione ad ogni singolo elemento prima di iniziare la simulazione. Facciamo degli esempi di fiamme. Proprio come i fuochi d'artificio hanno colori diversi in base al materiale che si mette all'interno del razzo, la stessa cosa con il fuoco normale simulato, ovvero in base al materiale che dovrà prendere fuoco dovrà cambiare tutto di esso, dal movimento al colore, dall'intensità, numero di scintille, oppure anche se ci sono le scintille. Banalmente, se bisogna dar fuoco a un tronco di legno sarà pieno di scintille, mentre invece se bisogna dar fuoco a una vasca piena di benzina, la benzina non farà neanche una scintilla. E quindi, tanto per aggiungere un livello di difficoltà, nel caso le fiamme fossero troppo pesanti, ci sarebbero 3, 4, 5 livelli di fiamme e scintille, soltanto per fare una singola fiamma. Perché sarebbe troppo facile scegliere la superficie, dargli materiale e dargli fuoco. Ma le fiamme sono in realtà tanti elementi separati di fumo, fiamme e scintille, senza poi dimenticarsi della superficie che verrà illuminata dalla fiamma. Destruction. Ho la R moscia. Quanto è bello distruggere le cose! Molto spesso va in combo con il pyro, ovvero i Destruction Artist, l'artista delle distruzioni. Ma come funziona? Poniamo il fatto di dover distruggere un edificio. Se noi inserissimo soltanto ed esclusivamente l'esplosione, l'effetto verrebbe più o meno così. Quindi un'esplosione senza distruzione, senza fiamma, senza niente, solo ed esclusivamente per l'appunto la fiamma. E quindi come si fanno le distruzioni? Bene, si sceglie la superficie da distruggere. Si frammenta una superficie, modello, palazzo o porzione che si voglia che venga distrutto, poi si applica una forza più o meno potente che farà muovere queste particelle e poi si preme invio. Quindi la distruzione non è così semplice come sembra, ma anche se si vedono cose in giro tutte distrutte, nulla è casuale, ma è tutto controllato e spesso nella stessa distruzione ci sono più livelli di frammenti che esplodono. Water, acqua. Cos'è l'acqua? Non è altro che un accumulo di particelle formate da 2 atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Ma nel 3D, come si traduce questa cosa? Le simulazioni di acqua non sono altro che una geometria composta da tante piccole sfere che legano fra loro, che danno l'impressione di essere acqua, perché in realtà non sono altro che un accumulo di geometrie con un materiale altamente riflettente e trasparente, come per l'appunto l'acqua reale, e le sfere legano più o meno fra di loro, aumentando o diminuendo l'effetto di viscosità. Lavorando sul colore e sulla viscosità, dalla stessa simulazione si può ottenere un bicchiere d'acqua oppure il miele. Sand, ovvero sabbia. Molto simile all'acqua, anche la sabbia è una simulazione di particelle, ma nessuna di essa lega fra di loro, perché la sabbia non sono altro che frammenti di roccia e di scogli che poi vanno a depositarsi sulla superficie dell'acqua. Quindi queste particelle, ognuna singolarmente, si muoverà in una maniera specifica e singolare senza legare a nessuna particella vicina. Quindi questa cosa, unita anche ai fenomeni atmosferici come l'aria e la gravità, darà questo effetto di sabbia. Crowd, ovvero folla. Crowd in inglese, folla, non è altro che la simulazione di folle. Avete in mente i vostri film preferiti, dove orde di gente, eserciti si combattono, grandi gruppi si spostano? Ecco, quello è l'FX del crowd, quindi folle, che servono anche a riempire grandi platee. Quindi come si fanno? Si definisce una zona. Molto banalmente gli si dice che da un punto A devono andare verso un punto B con una determinata animazione. Poi si sceglie il numero di modelli da simulare
e si preme invio. Ecco qua fatta una simulazione di folle. Ovviamente è un po' più complicata, magari combattono, magari vogliamo fare che vogliono semplicemente spostarsi come le formiche, ma comunque queste sono le folle. Vellum, dall'inglese, pergamena, dal latino, lana. Minchia, guardate quanto sono acculturato, grazie Google. Sono le simulazioni di tessuti, che possono essere bandiere, tappeti, abiti, mantelli o altre cose simili, come la carne lacerata. Si crea una superficie da vellumizzare, si specifica la forza del tessuto, la densità e si preme invio. È un metodo molto utilizzato, oltre per fare i tessuti, anche per fare la bava dei mostri nei film horror. Grooming, simile al vellum, ma specializzato nel pelo. Si applica ad una superficie ed ecco che si attiva grooming, che dall'inglese significa toelettatura. E per quanto non andiamo a pettinare e a tagliare, a raccorciare il pelo del nostro animaletto preferito, fa una cosa più o meno simile, ovvero il groom. Si realizza il pelo, che siano peli delle braccia, capelli, pelo di un animale, anche criniera di un leone, e la particolarità è che ci si può mettere a pettinare il pelo dei nostri animali. Ovviamente a computer, mica posso mettermi a pettinare un leone, ma come si fa? Come si studia il pelo di un animale? Tutti noi vediamo creature incredibili nei film, ma pochi sanno che in realtà dietro ogni singolo pelo di queste creature c'è un enorme studio dietro. Cosa succede quando si realizza un animale in CGI? Ciao Taxo, mi fa piacere aiutarti a spiegare come si fa il pelo di un animale o di una creatura alla computer grafica. Siccome è un discorso abbastanza complicato e tecnico, dovuto alle caratteristiche del pelo, io cercherei di dividerlo in alcuni esempi un po' più pratici, un po' più semplici, così possiamo spiegarlo al meglio. Per esempio, diciamo che dobbiamo fare un orso, un orsacchiotto, oppure un pegaso, oppure dei capelli di una creatura o di un attore che deve fare delle cose che non può fare realmente, quindi dobbiamo rifarlo al computer. Quello che facciamo è creare il suo groom, si dice groom nel gergo, sarebbe il pelo. Noi andiamo a costruirlo al di sopra di quello che è il modello che ci viene dato. Al di sotto del pelo noi abbiamo bisogno di scheletro, muscoli e pelle, di modo da rendere tutto quanto l'insieme il più realistico possibile. Le cose da considerare per il pelo sono tante e di solito quello che si fa è andare a vedere cosa succede in natura. Quindi tante volte siamo andati allo zoo, siamo andati a vedere gli animali, abbiamo visto il pelo che direzione ha, come è piegato, che lunghezza ha, è più lungo in alcuni punti, più corto in altri. Andare a vedere la realtà è sempre una cosa fondamentale per quando si parla di creatura o di qualsiasi altra cosa alla computer grafica. Dobbiamo capire poi se il pelo si raggruppa tanto, se è arricciato, se è liscio. Tutte queste cose qua sono da andare a prendere in considerazione per crearlo in modo realistico. La prima cosa da fare però è spargere il groom o il pelo sulla creatura. Per fare questo abbiamo degli strumenti che sono come dei pettini virtuali, utilizzando software come Houdini, Maya o altri software. Usiamo questi pettini virtuali e andiamo a decidere dove piazzare, dove spargere i follicoli del pelo, quanti metterne, che densità, la lunghezza, la direzione, se si arruffa, se si arriccia, qualsiasi altra proprietà fisica che può avere. Poi infine, dopo aver definito le proprietà di forma e di distribuzione del pelo, andiamo poi a segnare un materiale. Anche qui il pelo rispetto ad altre cose è abbastanza complicato da creare i materiali, perché deve riflettere la luce in modi particolari, a volte anche traslucente, a volte no, ha degli spessori diversi e noi comunque abbiamo memorie e capacità di computazione del computer abbastanza finite, quindi bisogna cercare di semplificare il problema e magari alcune volte dove ci dovrebbero essere 100 peli noi ne rappresentiamo soltanto una decina, però con la loro traslucenza e con le loro proprietà di riflessione della luce sembra che ce ne siano di più. Se poi andiamo a parlare di un animale che ha le piume, questo diventa ancora più complicato, perché la piuma è composta da tanti altri elementi, le barbe, i barbioli e tutte queste cose qua, che vanno a complicare il discorso ancora di più. Infine, per completare il quadro, dopo aver modellato o pettinato i peli sopra il nostro modello, l'ultimo step che bisogna fare è andare a muovere questo pelo. I CFX artist, gli artisti che si occupano degli effetti delle creature, oltre a simulare scheletro, muscoli, pelle, simulano anche il
il pelo, come si muove, come viene scosso dal vento, come reagisce alla gravità, come si appoggia, come collide con gli oggetti che ha intorno. Questo è un altro lavoro abbastanza tecnico e complicato, ma tutto quanto va a creare il realismo della creatura. Senza tutti questi elementi la creatura sembrerebbe un po' plasticosa, un po' di plastica. Spero di essere stato chiaro, di averti spiegato bene come si fa il groom, e alla prossima. Ringrazio l'intervento di Andrea e andiamo avanti. Particles, che dall'inglese significa particelle, sono simulazioni che si possono riassumere in scie e particelle, ovvero si ha una fonte come possa essere il mio dito, oppure una bacchetta magica, magari non tutta ma solo la punta, e si sceglie il numero di particelle da generare al secondo, la direzione, la dispersione e la vita, come se fossero delle piccole fontane. E questo è l'effetto del Particles e si usa per creare le magie. Tutto molto bello, abbiamo visto cosa sono i VFX, i 3D, come animare e come fare gli effetti, ma tutte queste cose sono in un mondo 3D. Noi sappiamo che i film sono piatti e come si trasportano queste cose tridimensionali in un mondo bidimensionale. Queste cose le scoprirete nel prossimo episodio di Easy VFX, spiegare il nostro lavoro a nostra nonna. Ma io non ho fatto il chuck. Ma io sono scemo. Pyro.